Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti a questa nuova recensione. Io mi chiamo Alessandro, siamo in piena atmosfera natalizia con tanto di alberello qui alle mie spalle con Grogu che cerca di prendere la sua palla. Come tutti quelli che mi seguono sanno, in questo periodo cerco sempre di parlare di horror o di sci-fi che abbiano a che fare con l'atmosfera natalizia, e ieri sera ho visto questo film che vedete qui alle mie spalle, La Locandina, Christmas Bloody Christmas, un film veramente interessante, tra l'altro girato in 16 mm, che lo dividere sostanzialmente in due parti. La prima mezz'ora, 35 minuti, non succede niente, c'è questa ragazza che parla dei cavoli suoi, che non interessano a nessuno, fa altro che parlare del fatto che il Natale fa schifo, che preferisce drogarsi, ubriacarsi e passarlo sballata perché è una festa che non le piace. Ho conosciuto un ragazzo su Tinder, sta per uscirci, però c'è questo ragazzo anche lui sballato, un po' alternativo, a cui le piace, finiscono per flirtare, escono, finiscono a letto, insomma. Dopodiché l'ultima ora acquista un ritmo veramente incredibile e si lascia vedere tutto ad un fiato. Siamo di fronte ad uno slasher natalizio come ne ho visti pochi in vita mia. La storia è molto semplice. Il governo degli Stati Uniti ha speso triliardi di milioni di dollari per sostituire Babbi Natale che si trovano nei centri commerciali, nei negozi, con dei robot, degli animatroni che sono dotati di coscienza propria, addirittura hanno un patrimonio di 90.000 vocaboli, parole che hanno imparato, e quindi sono capaci insomma di lavorare H24, senza tutto. Sta che uno di questi impazzisce, improvvisamente prende un'ascia, come vedete qui alle mie spalle, classica ascia dei pompieri, da una parte con il taglio, dall'altra parte con il punteruolo, e comincia a massacrare praticamente tutti. Prima una famiglia, madre, padre e bambino, che non viene risparmiato, a colpi di accetta, teste mozzate, crani fratturati, ne vedete di tutti i colori. Poi passa nella casa di fronte, che prima massacra la famiglia della sorella. Un bagno di sangue terrificante. Ti ripeto, lui ha una forza sovrumana perché è un robot, quindi con un solo colpo riesce a tranciare una persona in due, schiaccia la testa con uno scarpone. Tra l'altro non mi voglio annoiare con registi, film, vi lascio qui un po' di dati. Ho scoperto che il personaggio che dà le sembianze a Babbo Natale è quello famoso per la mia generazione, rimarrà sempre il famoso infermiere gigantesco di ER, cui sono rimasto affezionatissimo, che poi tra l'altro in questi anni ha fatto una carriera straordinaria come voce narrante dei cartoni animati, ha un curriculum di cartoni animati da Frozen a tanti altri, perché lui è una delle voci più riconoscibili di Hollywood, quindi anche questo un piccolo bonus per quelli della mia generazione. Ma andatevi a vedere questo film, perché una volta che questo Babbo Natale comincia ad ammazzare le persone diventa inarrestabile, addirittura la ragazza riesce a sfuggirgli prendendo la macchina del suo ragazzo, sfugge verso una stazione di polizia e finisce per essere arrestata, perché naturalmente lei è la principale sospetta, perché è sporca di sangue. Tutti quelli che si è lasciata alle spalle sono finiti massacrati, i poliziotti non le credono e la mettono in cella. Lei dice: guardate, non sono io la responsabile, c'è un Babbo Natale meccanico che sta distruggendo tutto. Non le credono naturalmente, ci sono due poliziotti, il classico buono che le crede, a cui lei evidentemente magari piace anche, il cattivo che è un demente che non ne vuole sapere, pensa che lei sia l'artefice di tutto. Fatto sta che mentre stanno litigando fra di loro arriva sparata un'autoambulanza, fa scoppiare una macchina davanti alla stazione di polizia, e Babbo Natale che scende, si pensava già che fosse morto prima perché la ragazza insomma in qualche modo è riuscita a fermarlo con fucilate, coltelli nella pancia, però questo è un robot alla Terminator, nella stazione di polizia, e comincia anche lì un massacro, un bagno di sangue, massacri due poliziotti. La ragazza riesce a fuggire, ma dove va? Torna un'altra volta nel suo negozio di dischi, ma Babbo Natale la segue e comincia questa lotta terrificante che a me ha ricordato, a parte Terminator, perché il film è pieno di citazioni di Terminator. Quando vedete il Babbo Natale verso la fine del film sfigurato, cioè ormai la sua pelle non esiste più e quindi c'è questo robot con questi LED che si accendono a posto di occhi e bocca, fili che pendono dappertutto, braccia meccaniche, gambe meccaniche che si muovono. È chiaramente un omaggio a Terminator, ma ricorda anche la lotta di Jason con la sua nemesi. La ragazza tenta in tutti i modi di abbattere questo Babbo Natale, rimane da sola perché non è rimasto in vita più nessuno, nonostante per la radio della polizia, per la radio dell'autoambulanza con la quale lei riesce a scappare, chieda aiuto a tutti, FBI,
FBI, esercito, ma nessuno la prende in considerazione. A questo punto comincia una lotta personale contro questo mostro che alza una scrivania soltanto con un gesto, con quest'ascia massacra tutti. A questo punto si va verso la fine. Se volete andarvela a vedere io ve lo straconsiglio. Se volete sapere come va a finire vi lancio allarme spoiler e vi dico che la ragazza tenterà in tutti i modi possibili, immaginabili e conosciuti di ammazzare questo. Un coltello nella pancia, una spada che lei ha nel negozio con la quale trapassa il corpo e addirittura va a prendere il quadro elettrico, quindi un cortocircuito gigantesco, scintille che scoppiano dappertutto, ma questo non muore, cade per terra, si stordisce per alcuni secondi, poi si riaccendono questi led e si rialza, quindi proprio Terminator al 100%, fucilate, accende un incendio per far scattare l'allarme antincendio, quindi l'acqua che corre dal tetto del negozio e scintille, fiamme che cammina, anche visivamente molto molto bello da vedere questo film, ma non muore. Alla fine la ragazza ormai distrutta, tant'è vero che mette la mano sulla scrivania e Babbo Natale con l'ascia le trancia completamente le dita, le rompe anche una caviglia con tanto di osso in vista, quindi lei senza dita, con una gamba fuori uso, sembra ormai spacciata, si siede sulla finestra quando a fianco a lei vede, stile squalo diciamo così, di Spielberg, un tubo con dentro i fili elettrici, sradica questo tubo con l'unica mano che le è rimasta, prende i fili elettrici, li mette nella pancia a Babbo Natale, ma non c'era riuscita prima, quindi ha poche speranze di riuscirci successivamente, però questa volta evidentemente magari la tensione è più alta, che ne so, oppure è stata più fortunata, i fili elettrici fanno il loro dovere, Babbo Natale esplode definitivamente, la cosa finisce qui. Tra l'altro il finale lascia anche un po' perplessi perché c'è lei che piange. Io sinceramente mi aspettavo ci fosse stato un cortocircuito di tutti i Babbi Natale che erano stati messi in commercio, che quindi ci fosse questo esercito di Terminator vestiti da Santa Claus pronti a conquistare il mondo, mentre invece così non è. Il film finisce semplicemente con la ragazza che piange in primo piano su di lei e Babbo Natale che evidentemente è morto, ma non c'è nessun led che si riaccende, nessun segno di resurrezione. Il film finisce così. Per la prima parte trascurabilissima, saltate direttamente a minuto 37, ve lo dico subito, non succede niente nella prima parte, una noia mortale, però quando il film prende il ritmo nell'ultima ora è uno degli slasher migliori che potete vedere a tema natalizio, quindi io ve lo straconsiglio, andatevelo a vedere, anche perché poi gli attori, e vi lascio qui di fianco un po' di notizie, non sono degli ultimi arrivati, hanno già alle spalle diversi film horror girati, quindi non sono degli sprovveduti. Il regista anche lui ha 6-7 film horror alle spalle, nessun capolavoro, però comunque valenza nel campo, quindi se siete come me in questo periodo alla caccia di horror a tema natalizio, andate a vedere questo, perché un Babbo Natale così spietato, inarrestabile, senza scrupoli, può andare ad ammazzare anche i bambini, ne fa fuori un paio in questo film senza nessuna pietà, lo troverete molto difficilmente. Io vi saluto, vi ringrazio, siete sempre di più, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video, condividete il canale, se conoscete persone a cui piace questo tipo di film, mettete like, alla prossima, ciao!